Mi chiamo Raffaele Ingegno e sono un fotografo italiano. Nasco a Napoli, ma poi successivamente mi sono trasferito e oggi vivo a Milano, dove gestisco uno studio fotografico. Sono una delle ultime generazioni che si è formata con l'analogico e senza il massiccio utilizzo dell'informatica. Subito dopo il lavoro ho studiato scenografia, fotografia e grafica. Sono stato fortunato perché già all'età di 23 anni ho iniziato a seguire dei buoni professionisti e poi mi hanno chiamato anche ad insegnare e iniziare questa professione di insegnamento in uno degli atenei in cui mi ero formato. E oggi attualmente lavoro in diversi ambiti, sia con privati che con aziende. E faccio corporate per le aziende, pubblicità, e per i privati dal wedding all'evento. Non mi dispiace neanche lo still life pubblicitario e poi ho tutta una parte che porto avanti da più di 17 anni nell'ambito della formazione professionale. Credo che facendo una valutazione generale il lavoro che ritengo più importante non è strettamente legato a una singola produzione fotografica, ma è proprio tutto il percorso che ho creato nell'ambito della formazione e che oggi è convogliato sotto il nome di Spotlight Sessioni Formative. È un brand che caratterizza una serie di corsi che organizzo. Ho voluto proprio identificarlo sotto Spot per indicare proprio un riflettore che si accende su un argomento o una particolare tecnica. E questa cosa mi fa anche molto crescere e questa crescita poi la posso tradurre nelle lavorazioni. Mi fa crescere perché devo dedicarmi tanto a singoli argomenti per conoscerli perfettamente, per poi renderli fruibili in un corso. Mi fa crescere perché non sono l'unica persona che tiene corsi, ma invito tanti colleghi esperti in un determinato settore, quindi c'è uno scambio. E poi mi consente anche di poter sperimentare e creare delle immagini che poi diventano oggetto di corso. Noi fotografi stiamo un po' male se non riusciamo ad avere del tempo per creare qualcosa di nostro. Se dobbiamo creare solo quello che ci viene richiesto e possiamo mettere poco di nostro, non ci va tanto bene. Quindi questa cosa mi permette di poter realizzare anche questo tipo di produzioni personali. Una in particolare abbastanza recente nasce da una riflessione sul buio e sulla luce, su ciò che non vediamo, se è troppo buio o se luccica troppo, e ho creato una serie di ritratti dove ci sono delle persone che sostanzialmente sono nude ma vengono illuminate o rese buie in alcuni punti in maniera tale da farle sembrare che siano vestite. Ma per tante lavorazioni ho bisogno di sistemi di illuminazione differenti. C'è il lavoro in cui ho bisogno del piccolo LED da montare sulla camera e il lavoro in cui ho bisogno di tanti flash di alte prestazioni, magari flash da studio o che comunque si possano trasportare fuori. Sicuramente l'affidabilità, la robustezza e la possibilità di essere spostato con facilità, ma in particolare la semplicità di utilizzo. Io non devo crucciarmi per fare determinate cose, il sistema deve essere pratico e semplice, non deludendomi sotto il punto di vista della prestazione e della qualità. Tutto ciò poi ha una ricaduta qualitativa sulla produzione fotografica. Il fatto di avere una gamma vastissima e che gli strumenti si parlino tra loro è un vantaggio per un fotografo, in maniera tale che se mi trovo bene con un menu che trovo all'interno di un flash portatile, questo stesso menu e questa stessa logica
la posso trovare su un flash da studio ad altissime prestazioni, e questo Quadralight me lo dà e offre tutti i prodotti, e non devo imparare sul singolo prodotto come funziona e come viene impostato il menu. Ma la fotografia è una cosa bellissima e consiglio di farne tanta, di studiare, soprattutto la lettura, il significato che possiamo dare alle foto, ma senza tralasciare poi tutti gli aspetti tecnici, che è quello che mi sento poi principalmente di dare e a tutte le persone che magari vogliono partecipare anche agli eventi che organizzo io in Spotlight Sessioni Formative, che è un contenitore, un incubatore di idee. Nessuno deve avere paura, la tecnica si impara, come guidare la macchina, dopo un po' impari e poi vai dove vuoi, e la cosa importante è proprio questo, creare delle foto che dicano qualcosa, che abbiano una lettura, e quindi consiglierei anche di seguire una serie di fotografi importanti che hanno fatto la storia della fotografia, tralasciando un pochino anche i boom del momento di Instagram, che forse è più indirizzato a delle meteore e a dei tecnicismi che forse non riguardano tanto la fotografia. Vi ringrazio molto per questa intervista, ringrazio Quadralight e soprattutto vi ringrazio per l'opportunità della collaborazione che ci può essere tra fotografo utente dei sistemi e azienda produttrice dei sistemi che utilizziamo. Grazie.